Ciao a tutti, benvenuti nella terza lezione del corso basico di uncinetto tunisino. Nella scorsa lezione avevamo visto i vari tipi di aumenti. In questa lezione vediamo i vari tipi di diminuzioni. Vedremo insieme 3 diminuzioni singole e le diminuzioni multiple, quindi quelle che facciamo all'inizio e alla fine della riga se dobbiamo diminuire più di 2 punti o più. Vedremo la diminuzione saltando un punto, lavorando insieme 2 punti e la diminuzione nel passaggio di ritorno. Se non avete ancora visto il resto del corso, trovate il link alla playlist nel box informazione e nell'angolo in alto a destra. Anche in questo caso ho preparato dei campioncini in cui vedremo le diminuzioni o al centro o all'inizio e alla fine della riga. In questi campioncini io ho lavorato 2 diminuzioni in ogni riga e per ogni tipo di diminuzione lavoreremo insieme una nuova riga per vedere come eseguire la diminuzione. Il primo tipo di diminuzione che vediamo insieme si realizza saltando una maglia. Quindi molto semplicemente saltiamo la maglia che dobbiamo diminuire. In questa riga faremo una diminuzione nella quarta e nella sesta maglia. Quindi la prima, come sappiamo, è già sull'uncinetto, lavoriamo la seconda, la terza e nel quarto punto, nella quarta maglia, dobbiamo diminuire, quindi semplicemente saltiamo questa barretta verticale ed entriamo nella successiva e portiamo fuori il filo. Lavoriamo un'altra diminuzione, quindi saltiamo la successiva barretta verticale che è quella del sesto punto e lavoriamo nel successivo che è il settimo e proseguiamo lavorando un punto in ogni punto fino alla fine della riga. Il ritorno si lavora come al solito, chiudendo un'asola per il primo punto e 2 asole per tutti gli altri punti. E questo è il risultato diminuendo saltando una maglia. Come vedete nelle altre righe non si creano grossi forellini, anzi quasi per niente. Questo tipo di diminuzione è preferibile utilizzarla al centro della riga. Si può lavorare anche all'inizio e alla fine, ma il forellino si noterà un po' di più, quindi è meglio utilizzarla al centro. Il secondo tipo di diminuzione che vediamo insieme si realizza prendendo 2 maglie insieme. Quindi, per esempio, in questa prossima riga lavoriamo 3 punti tunisini semplici, 2 diminuzioni, 3 punti tunisini semplici. Vediamo. Quindi il primo è sempre sull'uncinetto, 2, 3. Ora la diminuzione e quindi prendiamo insieme le barrette verticali dei prossimi 2 punti. Quindi entro nella barretta verticale del prossimo punto e in quella di quello successivo e porto fuori il filo. E questa è una diminuzione. Ne vediamo un'altra, entriamo nella barretta verticale del prossimo punto e di quello successivo e portiamo fuori il filo. In questo modo lavoriamo insieme 2 punti e terminiamo la riga. Anche in questo caso per il ritorno lavoriamo normalmente, chiudendo un'asola per il primo punto e 2 asole per tutti gli altri. La diminuzione appare così, quindi anche in questo caso non si formano forellini, ma anche in questo caso questo tipo di diminuzione è preferibile utilizzarla al centro delle righe, perché come prima, se lo lavoriamo all'inizio e alla fine, si vedrà un po' di più il forellino. Il terzo tipo di diminuzione che vediamo insieme è la diminuzione eseguita nel passaggio di ritorno. Questo tipo di diminuzione è perfetta da lavorare all'inizio e alla fine della riga.
vedremo sia come fare la diminuzione all'inizio e alla fine e anche come lavorare la riga successiva quando abbiamo lavorato nella riga precedente una diminuzione all'inizio e alla fine. Quindi diminuiamo nel primo punto e nell'ultimo punto. Come vedete in questa mostra io in ogni riga ho diminuito all'inizio e alla fine. Quindi vediamo come lavorare quando abbiamo lavorato precedentemente una diminuzione all'inizio della riga. Quando facciamo una diminuzione nel primo punto della riga precedente, come vedete le prime due barrette verticali, questa e questa, qui sopra convergono in un unico punto, e cioè nell'asola che ho sull'uncinetto, proprio perché abbiamo fatto una diminuzione. Quindi quando facciamo una diminuzione nel primo punto della riga precedente non dobbiamo saltare solo la prima barretta verticale, ma dobbiamo ricordare di saltare anche la seconda e partiamo dalla terza. E raccogliamo normalmente tutti i punti fino al penultimo. Anche alla fine della riga è stata fatta una diminuzione nella riga precedente e quindi questa che è la barretta verticale del penultimo punto, questo è il punto del bordo, e questa è la barretta verticale del penultimo punto, anche queste convergono perché è stata fatta una diminuzione. Quindi nel raccogliere l'ultimo punto, cioè il punto di bordo, non entriamo solo nei due filetti laterali, così, ma prendiamo anche la barretta verticale del punto che abbiamo diminuito. Entriamo così e nei due fili dell'ultimo punto e portiamo fuori il filo. E questo è come raccogliamo i punti all'inizio e alla fine quando precedentemente avevamo diminuito all'inizio e alla fine della riga. Ed ora vediamo come fare la diminuzione nella riga di ritorno. Vogliamo diminuire un punto alla fine della riga, quindi anziché passare tramite una sola asola come facciamo di solito per il primo punto, passiamo anche qui tramite due. In questo modo abbiamo diminuito il punto di bordo e il punto precedente e come vedete, come abbiamo visto prima, le due asole convergono perché appunto abbiamo fatto la diminuzione. Chiudiamo tutti gli altri punti a 2 fino ad avere 3 asole sull'uncinetto. Siccome vogliamo fare una diminuzione anche all'inizio della riga, chiudiamo insieme questi due punti e quindi per l'ultimo punto filo sull'uncinetto e passiamo tramite 3 asole. In questo modo abbiamo diminuito anche all'inizio della riga. Rivediamo velocemente come adesso caricare i punti nella prossima riga. Abbiamo detto che all'inizio saltiamo le prime due barrette verticali perché sono la diminuzione, sono questo punto sull'uncinetto e raccogliamo dalla barretta verticale successiva. E per l'ultimo punto raccogliamo la barretta verticale della diminuzione e i due fili del punto di bordo. Così. In questo modo. E se vogliamo diminuire ancora, chiudiamo l'ultimo punto passando tramite 2, tutti gli altri passando tramite 2 finché arrivo ad avere 3 asole sull'uncinetto e per diminuire all'inizio chiudiamo queste 3 asole insieme. Come vedete è perfetta come tipo di diminuzione, non si vedono forellini ed è assolutamente consigliata da lavorare all'inizio e alla fine della riga. L'ultima diminuzione che vediamo insieme è la diminuzione multipla. Questo tipo di diminuzione la lavoriamo quando all'inizio o alla fine della riga dobbiamo diminuire 2 o più punti. In questa mostra io ho montato 28 punti di base e vedremo insieme come diminuire 4 punti all'inizio e 4 punti alla fine della riga, mantenendo i 10 punti centrali. Supponiamo di voler diminuire 4 punti all'inizio della riga, quindi chiudiamo i primi 4 punti
Entriamo normalmente nella seconda barretta verticale, portiamo fuori il filo e chiudiamo direttamente come abbiamo visto. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4 sono i punti che abbiamo chiuso. Ora lavoriamo normalmente la riga lavorando 10 punti. 1 ce l'abbiamo sull'uncinetto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punti e gli ultimi 4 punti della riga li chiudiamo, quindi abbiamo chiuso o vogliamo chiudere 4 punti all'inizio della riga e 4 punti alla fine. Quindi come prima entro nel punto che voglio chiudere, porto fuori il filo, questo intanto lo lascio qui, entro nel prossimo punto, porto fuori il filo e chiudo il punto precedente. Quindi ho iniziato a chiudere dal quartultimo. 1, 2, il punto di bordo, e in tutto i punti che abbiamo chiuso sono 4, quindi 1, 2, 3 e il punto di bordo. Ora, per terminare la chiusura di questi punti lavoriamo una catenella di sicurezza qui in fondo e tagliamo il filo. Estraiamo l'uncinetto e tiriamo. E in questo modo è saldato il lavoro alla fine. Ora dobbiamo agganciare un nuovo filo e con questo filo riprendiamo la lavorazione chiudendo i punti che ci restano sull'uncinetto. Quindi questo punto diventa il punto di bordo e quindi lo chiudo passando solo tramite un'asola e per tutti gli altri passiamo tramite 2. E una volta terminato il lavoro, con un ago fissiamo il filo che abbiamo agganciato in un secondo momento per la diminuzione. Lo saldiamo qui dietro, facciamo un nodino e lo perdiamo. Anche in questo caso non tiriamo troppo il filo, altrimenti si chiude il punto di bordo. E questo è il risultato. E anche per oggi abbiamo terminato. Abbiamo visto 4 tipi di diminuzioni: la diminuzione saltando un punto, lavorando insieme 2 punti, sul passaggio di ritorno e la diminuzione multipla all'inizio e alla fine della riga. Come sempre vi ringrazio di avermi seguita anche in questo tutorial, spero tanto che vi sia stato utile. Se avete domande aspetto i vostri messaggi qui sotto il video. Se vi fa piacere potete seguirmi anche sulla mia pagina Facebook e su Instagram, qui sopra vi metto tutte le indicazioni. Ci vediamo nella prossima lezione ed io come sempre vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!